Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima metà di settembre 2023. Amici della bilancia, abbiamo il diavolo. Può essere che troverete qualche costrizione in questo periodo. Quando c'è la carta del diavolo si parla anche di schiavitù che normalmente sono volontarie. Quando c'è la carta del diavolo potrebbero anche però essere dei vizi o qualche situazione che vi vincola, diciamo così. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video, così come anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, e poi sempre nella descrizione ci sono altri link che potrebbero interessarvi, come per esempio le previsioni del secondo semestre del 2023, il corso di tarocchi, il corso sui chakra, insomma curiosate sempre nella descrizione del video. Ragazzi, vi avviso anche che ho tolto una fascia di abbonamento, quindi c'è solo più la fascia che dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Così anche chi non riusciva a fare l'upgrade, quindi a passare dalla fascia più bassa a quella più alta, adesso non dovrebbero esserci più problemi. Allora, partiamo dalla carta della giustizia, da un'imperatrice, da un 2 di coppe. Abbiamo l'eremita, un 7 di spade, un 3 di pentacoli e un re di coppe. Dunque ragazzi, partiamo da questa giustizia. La giustizia è una carta che riporta in equilibrio quando arriva la carta della giustizia, perché c'è qualche questione appunto che va riportata in equilibrio. È una carta che ha la spada, quindi o siete nella necessità di tagliare qualche cosa proprio per riportare questo equilibrio, oppure fa riferimento a un contratto, a un qualche cosa di scritto. Può essere un contratto magari lavorativo, potrebbe essere un contratto, è proprio qualche cosa di firmato, non è solo un contratto verbale, ok? E poi abbiamo anche la carta dell'imperatrice che parla di espansione, di progressione, di abbondanza, di madre o maternità per qualcuno. Se non è quello il vostro caso, potrebbe fare riferimento anche a dei progetti che avete e che ehm, potrebbero arrivare all'espansione, con la carta dell'imperatrice, ragazzi. Il 2 di coppe mi dice che allora, o avete voglia di incontrare qualcuno, o avete voglia di una relazione, o se per esempio avete già una persona in testa, può tranquillamente essere che abbiate voglia e desiderio di stare con questa persona. Però poi abbiamo un eremita, ragazzi, quindi è come se in realtà ehm, ci fosse una sorta di ricerca interiore da dover fare. È come se doveste iniziare a vedere meglio quello che è la vostra verità. Queste carte poi le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla giustizia. Mago e luna. Io credo che con questa giustizia andrete a regolarizzare qualche cosa del passato. È come se ci fosse un nuovo inizio con la carta del mago. Tenete presente che il mago è sempre una carta di azione, di movimento, di fare qualche cosa. Ok? C'è la luna, quindi non vi nego che potrebbe essere qualche cosa legato al passato e anche qualche cosa che in un certo modo vi lascia un po' di tristezza dentro, un po' di nostalgia. Andiamo a vedere l'imperatrice. 6 di bastoni e regina di bastoni. Io sento che dopo questa firma, questo contratto, questa questione burocratica che si slega, diciamo così,
arriva il 6 di bastoni, ragazzi, arriva il successo, arriva la prosperità, arriva l'abbondanza, che è anche un'abbondanza economica, quando c'è la carta dell'imperatrice. È come se nella prima settimana di settembre iniziaste ad essere riconosciuti, ad essere visti, a... mm, non mi piace la parola... No, non la dico. Sì, comunque è un momento, la prima parte di settembre, dove sarete parecchio in vista. Andiamo a vedere il 2 di... Per qualcuno può anche essere, ragazzi, che ci si accorga di essere incinta, ve lo dico perché comunque l'imperatrice parla anche di gravidanza. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Per qualcuno fa riferimento alle madri single. Allora, abbiamo un 5 di coppe e un re di coppe che c'è già qui. Dunque, questo re di coppe potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, e però, avendo questo 5 di coppe, è come se ci fosse stata una sorta di perdita, ok? Probabilmente perché la giustizia ha tagliato qualche cosa e di conseguenza c'è questa perdita di cui ci parla il 5 di coppe, che di solito è una perdita affettiva. Per qualcuno potrebbe essere che, insomma, ci sia stata una sorta di separazione con questo re di coppe. Ci sia stata, intendo qui, cioè non in questa lettura, che sia già avvenuta tempo fa, ok? Andiamo a vedere l'eremità. Abbiamo la temperanza 7 di coppe. Ragazzi, qui dovete fondamentalmente pulire un pochettino la testa. C'è la carta della temperanza al contrario, avete bisogno di riportare in equilibrio, che è anche un po' quello che vi dice la giustizia qui all'inizio. Però forse qui sono temi un po' più pratici, qui sono temi un po' più spirituali, un po' più interni, ok? È come se doveste darvi delle possibilità, è come se doveste iniziare a vedere tutto quello che c'è intorno. Tenete presente che c'è il 7 di coppe, la luna e il 7 di spade. Potrebbero esserci delle proiezioni, considerato anche il diavolo, ovvero o qualcuno vi ha messo in testa qualche cosa, cioè le cose sono così, punto, oppure siete voi che per una serie di motivi pensate che le cose siano così, o semplicemente vedete una parte della verità. Non perché magari non vogliate vederla, ma può anche essere che qualcuno vi abbia tenuto nascosto qualche cosa. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Re di spade, re di pentacoli e 4 di coppe. Ragazzi, per qualcuno... perché abbiamo 3 re. Ho come la sensazione che siate talmente fissati su questo re di coppe che anche se entrassero altre persone voi non le vedreste. È un po' come, io credo che siate voi a raccontare le bugie a voi stessi, che siate voi a non vedere effettivamente che potrebbero esserci altre persone al di là di questo re di coppe, che può essere uomo o donna, indistintamente, dipende anche da voi che guardate se siete uomo o donna. Però comunque ho come la sensazione che potrebbero esserci appunto altre persone intorno a voi, ma non le vediate fondamentalmente. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Tre di pentacoli mi sembra giusto, un altro 3 di pentacoli e un 4 di spade. Quello che vi vogliono dire qui è che avete bisogno di, primo, perché anche qui avete la temperanza al contrario, il 4 di spade e la temperanza hanno più o meno la stessa energia quando si parla di guarigione. Qui avete bisogno di prendervi un tempo per ripristinare l'equilibrio. Quando c'è un 3 di pentacoli c'è una sottile sensazione da parte vostra di non essere all'altezza di qualche cosa, ok? Però tenete presente che qui avete l'eremita. L'eremita è un saggio, ok? È un vecchio saggio, ha la barba bianca, è qualcuno che ha già avuto una serie di esperienze e di conseguenza attinge alle esperienze del passato per affrontare il futuro, ha le capacità, ha le conoscenze,
ha le esperienze anche, appunto. Andiamo a vedere questo re di coppe. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. 6 di coppe, 7 di pentacoli e giudizio. Allora, se state aspettando una chiamata da qualcuno, da un ex, da una persona che volete che torni, è facile che verso metà settembre arrivi quella telefonata da parte di questo re di coppe, ok? Diversamente, ragazzi, se non è una persona nello specifico, ma è come aver perso un'opportunità di una situazione, ipotesi, ho come l'idea che verso la metà di settembre, con questa carta del giudizio, le cose vi saranno più chiare, ok? Lo vedo molto fecondo come periodo, nel caso stiate cercando dei bambini, nel caso stiate cercando di creare dei nuovi progetti di coppia. Se non avete nessuno, o comunque se avete una persona in testa che non è, diciamo, fisicamente vicino a voi, vi dico che potrebbero entrare anche altre persone, ma come la sensazione che non vi interesseranno più di tanto, o perlomeno non riuscirete a dare la giusta importanza a queste persone che entreranno, perché siete ancora focalizzati su questo re di coppe. Però vi dirò che la pazienza vi premierà ad un certo punto, perché potrebbe arrivare una chiamata o una comunicazione proprio dal passato. Ragazzi, siccome c'è il diavolo, potrebbe essere un rapporto dove voi siete amanti. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli, andiamo a vedere che cosa vi dicono. In un certo senso io sento che comunque state bene, però è come se vi mancasse il discorso di avere una relazione o di avere una controparte, però voi volete questa controparte qui. Non va bene qualsiasi persona. Allora, questa carta vi parla di una relazione che sta evolvendo, che sta andando, diciamo così, alla fase superiore. Anche qui vi parla di guarire il bambino interiore, ok? Quindi prima di tutto ci deve essere un lavoro di introspezione e di guarigione, visto che anche qui abbiamo la temperanza e il 4 di spade dove era qua. Quindi prima è un po' come togliere la tossicità che ognuno di noi ha dentro di sé per conto proprio, e dopodiché, quando si è, diciamo, più puliti, anche rapportarsi con altre persone, le relazioni che si creano diventano più pulite, ok? Perché anche noi stessi, a causa delle nostre paure, certe volte facciamo delle cose che tendono a manipolare gli altri, anche se non lo facciamo consciamente o se non lo facciamo intenzionalmente, però molte volte lo facciamo. Andiamo a vedere. Mi viene, per farvi un esempio, mi viene da dirvi, da pensare, diciamo, a quelle persone che sono tanto gelose per una profonda insicurezza personale, tendono a essere gelosi sugli altri, ok? Troppa gelosia porta a tossicità, quindi essere troppo gelosi toglie il fiato poi all'altro e la cosa diventa tossica. Questa per farvi capire come potrebbe essere una manipolazione involontaria. Allora, carta numero 31. Qui, ragazzi, vi parla di pulizia. Anche qui, come la carta della temperanza, c'è bisogno di pulire, c'è bisogno di lasciarsi indietro. Vi dico una cosa, quando c'è il diavolo, ok? In termine allegorico, metaforico, il diavolo parla di possessioni, ok? Tipo essere posseduti dal gioco d'azzardo, piuttosto che da una sostanza, piuttosto che dal lavoro, piuttosto che dal sesso, ok? O altre cose, X cose. È una schiavitù che è volontaria, come dico sempre, ma è una schiavitù che lega, che stringe, ok? Quando si parla di queste possessioni, ok, si parla di possessioni da un punto di vista fisico. Adesso prendete con le pinze quello che sto dicendo, ok? Perché è un significato allegorico, metaforico, poi c'è tanto altro da dire dietro, non è solo questa micro informazione che vi sto dando, però molte volte ci sono proprio delle possessioni a livello di entità, ok? E qui vi dice di usare la rosa rossa, perché
le rose, la rosa, il profumo di rosa è uno dei profumi che in assoluto dà più fastidio a queste entità negative. Quindi quello che vi posso consigliare è di prendervi dei grandi incensi alla rosa. Guardatene uno qui, ve lo faccio vedere perché è buonissimo questo incenso. E questi qui sono incensi che io accendo la sera prima di andare a dormire e vi garantisco che faccio un sonno molto migliore rispetto a quando non li accendo. Voi provate e poi mi direte, me lo scriverete nei commenti, ve lo lascio qui, ok? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere di sostenere il canale potete anche condividere, lasciare una donazione oppure abbonarvi. Io vi ringrazio per essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!